è il problema, perché la differenza tra i cantanti che hanno una lunga carriera dietro è che forse non so, lo penso a volte, no? Forse non rammentano molto bene cosa facevano quando studiavano, no? E dunque per aiutare, io che faccio l'insegnante con giovani cantanti, a volte non è facile, perché quando tratto di dirgli cose come lui, come lei dice, creano delle tensioni in qualche parte. Quando le parli dell'appoggio, loro capiscono soffiare, non sanno cosa vuol dire esattamente appoggiare. È difficile, è per questo che l'idea di questo canale è di raccogliere le diverse opinioni, perché forse li aiutano. Uno può diventare un cantante bravo quando ha una idea come vuole cantare, cioè come si immagina. Cioè se uno si immagina che io canto, che puoi insegnare a una persona così? No, una persona già deve avere anche forse di natura qualche cosa, o come era il caso mio, io vengo dagli studi di pianoforte, allora la musica, no? Diciamo, io voglio poter cantare, diciamo, non so, un'aria di Bellini, no? E me la immagino, perché ho sentito forse una Callas, una Sutherland, e me lo immagino. E allora come arrivare a certa fonazione, una certa produzione di suono, come arrivare a quello di poter, prima di tutto, fare una nota giusta, a posto giusto, è già molto difficile. Poi, questo forse potrebbero fare pure una persona qualsiasi che ha un po' di voce o un po' di affinità, no? per il canto. Ma legare due note diventa poi veramente un gran problema se tu non ti immagini come dovrebbe essere, no? Tu già devi immaginarti, tu vuoi cantare, allora canti una melodia, come legare una nota con l'altra. È da lì che poi cerchi gli strumenti che ti fanno fare questo lavoro. No? E poi certamente uno si registra e sente, oh, sono lontano anni luce da quello, forse meglio faccio un altro mestiere, o uno riflette in continuo, ascolta altri cantanti bravi, analizza, sente quello che dice l'insegnante. Anche con gli insegnanti si deve stare un po' attenti. È molto difficile insegnare, o altro, dico in un altro modo, è molto facile portare fuori strada un allievo se lui stesso non ha nessuna idea come vuole cantare. Io comincerei sempre da lì. Come uno si immagina la propria voce. Io spesso chiedo, se qualcuno viene da me, io chiedo, cosa pensi, che cosa manca alla tua voce? E poi quando già hai un'idea, vai da qualsiasi insegnante e forse non dai attenzione a quel 90%, 95%, ma trovi quei 5% che ti dà qualcosa per raggiungere quello che tu ti immagini che ti serve. Però se non sai che cosa ti serve, ti può pure rovinare la voce, no? Questo è vero. Qualsiasi strada che dovrebbe essere buona per tutti. Sì, sono i principi che sono buoni per tutti, no? Che se urli non è buono, se canti sul fiato è già un'altra cosa, si può avanzare sempre di più, no? E per quello chiedo sempre che cosa vuoi, come ti immagini, che cantanti ti piacciono, quali trovi tu giusti, buoni, eccetera. E si vede, no, la direzione in quale pensa l'allievo cantante, no? Sì, questo è curioso. Il mio maestro, che è stato Raúl Jiménez, sempre mi diceva a me e ora dice ai suoi allievi, no?
lui sempre dice, il maestro sei tu, io posso aiutarti, ma il maestro sei tu sei il tuo proprio maestro, io non sono il maestro. Sì. Purtroppo certi costringono di adattare certi suggerimenti in modo molto rigido, e ho sentito le storie che fino a perdita di voce. Sì. Cioè, poi uno che già probabilmente anche cantava un po' decentemente va da uno e fa le cose che forse non vede il senso, ma le fa e poi si accorge che non è andato bene, perché credo che mancava proprio questa essere cosciente di quello che manca alla voce propria. Io ero molto ben cosciente di quello che mancava alla mia voce, mancavano tante cose. Sei fortunata perché non è abituale. Sì, no, perché io già 7 anni prima di cominciare studiare il canto, io già sono diventata proprio fan sfegatata di Callas, poi ascoltavo tutti dai tempi di prime registrazioni che esistono di Caruso, di Ponselli, di Patti, di tutti questi cantanti, poi avanzando certamente verso i giorni nostri. E mi sono formata un po' l'ideale come vorrei la mia voce. Mi immaginavo tutto perché c'era poco lì, però c'era questa voglia di scoprire, la estensione c'era e quello, bene, era una cosa già buona, diciamo, per cominciare, ma la voce era tutta da sviluppare, cioè mancava questa, come dire, la brillantezza, chiarezza di suono, la forza, tante cose mancavano e io sempre ascoltavo e sempre pensavo, e quando l'insegnante diceva fai così, fai colà, io, sì, ok, ma sempre con un controllo dietro, mi va bene o non mi va bene? Cioè devi sempre interpretare quello che dice l'insegnante, sempre devi aggiustare dentro di te, sempre controllare se ancora sono sulla buona strada. Perché come sappiamo qua la strada potrebbe essere molto corta di andare fuori, no? Sì, ora me ne ricordo, io ho lavorato per un corto periodo di tempo con Robert Lloyd a Londra e lui mi diceva che più o meno un terzo degli allievi che lui vedeva nel mondo, perché lui fa delle masterclass per tutto il mondo, mi diceva che un terzo canta nella tessitura che non è corretta. Un terzo è moltissimo di gente che è persa. Dunque è difficile all'inizio se non trovi una persona che ti guida. Sì, però uno proprio deve basarsi, secondo me, deve basarsi sulla propria, quello che sente dentro di sé. Anch'io, cioè, all'inizio ho cominciato come soprano, poi al quinto anno dei studi mi hanno detto ma la voce è scura, probabilmente è un mezzosoprano. Vabbè, ho fatto un mezzosoprano, poi ho fatto un mezzosoprano alto, perché mi sentivo di fare, in un certo senso, di fare questa strada con sviluppo un po' strano. Dove pensa lei a collocare il suono per la proiezione? Non so da dove avevo questa idea, ma qua parliamo di posizione. Posizione, sì. Con presupposto che c'è questa colonna di aria, no? Però dove è diretta? E io trovo che proprio quel punto dove si comincia è solo come un punto di ago, proprio minuscolo. È lì che nasce tutto, e quel punto, quando ancora cantavo da soprano, come se
uscisse di qua. Adesso mi crederanno pazza, certi. No, no. Però è sempre la mia scoperta, e così cantavo re bemolle, cioè sovracuto, eccetera. E quel punto poi dentro la bocca, dentro lo spazio nasale e di gola lì, non è né troppo lontano, cioè non ho mai capito questi sbadigli tanto grossi, non ho mai, questa idea non è mai, cioè non è mai arrivata per me personalmente. Avrà la sua ragione probabilmente, però io non sapevo cosa fare con quest'idea, perché sbadiglio per me è già un po' troppo dietro, troppo avanti e troppo qua pressato nella parete qua di queste ossa qua facciali. Per me è direttamente dietro quel velo pendolo, si chiama, no? Sì. Però se penso dove, io mando sempre subito lì. Dunque non pensa nella maschera, che è stata un'ossessione. No, secondo me se tu riesci a entrare, che ti suona tutta la testa, cioè tutta la risonanza di testa, ce l'hai, allora la maschera non ti devi preoccupare. Certo, una certa proiezione di pensiero c'è, perché abbiamo il pubblico non dietro, non dai lati, ma davanti, e allora deve arrivare a loro, però non ho mai dato anche a quest'idea, non ho mai trovata mia, diciamo, perché a qualcuno anche aiuta o se la sentono probabilmente con altri componenti molto loro idea, ma io non crede lei che questo dipende dal repertorio, forse? Non so, forse per cantare un Rossini con tutte quelle colorature, un suono... Rossini è un caso a parte, perché non ho questa abilità, anche se ho cantato un anno solo Rossini, ho cantato studiando. Infatti quando sono passata da soprano a un mezzosoprano di coloratura, diciamo, però facevo più dal lato di musicista, perché mi piaceva, mi divertiva queste colorature, ma non avevo la coloratura come ce l'hanno certi cantanti, che proprio ce l'hanno nella voce, non so, nel loro DNA, già ce l'hanno. E allora poi ho smesso subito, dopo quell'anno sono passata alle cose drammatiche e basta. La domanda era ancora... No, che se lei pensa che la posizione del suono dipende dal repertorio, no. Lei ha fatto un repertorio molto diverso, perché lei è una cantante non abituale, no? Che ha cantato ruoli di soprano e di mezzosoprano. Sì. Ha cambiato qualcosa nella posizione o sempre la stessa? Sempre la stessa. Secondo me è la musica che cambia. E la musica, per eseguirla come si dovrebbe, di stile, eccetera, ti fa cercare gli strumenti per farlo, cioè ti fa cercare il modo, ma quel punto non si sposta mai. Cioè, quel punto può essere fatto poi forte, cioè può essere allargato, può essere ristretto e dato a piccole dosi, che ti esce una a non credere a mirarti di Bellini, bellissima, no? E con lo stesso principio puoi cantare anche Wagner, cioè, per me personalmente era sempre lo stesso punto. Dunque